E tu saresti? Senza offesa, ma servono ben altre divise per spaventarmi. Ma che... Dai un po'. Vuoi che racconti la storia di Road Rash? Lo sai che è uno dei titoli più pazzoidi e trash mai usciti, vero? Non lo so, non è molto conosciuto, non è famosissimo. Non so quanto possa interessare. E se mi rifiutassi? Chiaro? Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. A questa nuova storia dove andiamo a parlare di un titoletto abbastanza singolare, se vogliamo, perché si tratta di Road Rash, uno dei primi videogiochi sviluppati direttamente dall'Electronic Arts nel lontano 1991, ma che grazie al suo successo divenne una vera e propria serie. Infatti oggi andremo a vedere come è nato il primissimo titolo per il Sega Mega Drive e come siamo invece arrivati poi piano piano ad ottenere quella che da tutti è riconosciuta come la miglior versione di Road Rash disponibile, ovvero proprio quella per Panasonic 3DO, che in realtà abbiamo anche visto sporadicamente quando abbiamo proprio trattato la storia della nascita di questa console. Ma questa volta andremo molto più sul dettaglio perché abbiamo tra le mani un titoletto che dargli dello spavaldo e mixarlo con un ambiente trash potrebbe non essere sufficiente a descriverlo. Bene ragazzuoli, bando alle ciance, rimbocchiamoci le maniche e iniziamo con la nostra storia. Verso la fine degli anni 80, primissimi anni 90, l'Electronic Arts era già una casa produttrice di giochi, principalmente concentrata però su quelli per PC, questo soprattutto per via della grande crisi dei videogiochi che ci fu nel 1983 e di cui abbiamo già parlato. Ma con il passare degli anni, la comparsa della Nintendo, il boom che ebbe di nuovo il settore delle home console, l'Electronic Arts decise di ritornare sui suoi passi, cioè di produrre appunto titoli anche per quel segmento di mercato. Ma fino a quel momento lei non era stata una vera e propria casa sviluppatrice, si occupava solo della produzione. Nonostante questo modo di agire, alla fine Electronic Arts decise di iniziare a sviluppare internamente i propri titoli. E uno dei primissimi con cui tentò questa nuova strada fu Mario Andretti Racing, che era un titolo di corsa con la visuale posteriore che sarebbe dovuto uscire per il primo Nintendo, il NES, quindi un sistema a 8 bit. Il problema è che per questo titolo Electronic Arts voleva che ci fosse un effetto diverso, non doveva essere soltanto il classico gioco in stile hang-on, dove tu guidavi il tuo veicolo e la strada mano a mano si creava con lo zoom degli sprite. Questa volta volevano aggiungere un ulteriore effetto, che erano proprio gli avvallamenti. Cioè la strada non era una classica texture piana, ma c'erano dei punti dove potevi trovarti sia in salita che in discesa, tutti particolari che magari avrebbero anche permesso al tuo veicolo di staccarsi da terra, di saltare e aggiunto quindi una meccanica in più al sistema di gioco. Purtroppo però il NES a 8 bit era sì in grado di gestire l'ingrandimento degli sprite per darti quel famoso effetto pseudo 3D, ma per creare questo avvallamento che volevano loro serviva troppa potenza di calcolo. E infatti gli sviluppatori rinunciarono al sistema di casa Nintendo, alla generazione a 8 bit, per riscrivere tutto quanto direttamente per il Sega Mega Drive, che invece aveva potenza sufficiente per quello che loro volevano fare. Per questo chiamò ad aiutare il team di sviluppo Randy Brin, che aveva già lavorato a uno dei titoli fondamentali per quanto riguarda il genere di guida, ovvero Indianapolis 500. Questo è uno dei primissimi giochi che viene considerato non un gioco di corse arcade, ma un vero e proprio simulatore di guida. E fu proprio grazie al suo inserimento all'interno del team che riuscirono a creare l'effetto desiderato. Fu lui a sviluppare un algoritmo di ridimensionamento super veloce che ti permetteva di fare lo scaling degli sprite di più elementi contemporaneamente. Nonostante il Mega Drive non ce lo avesse di default, lui era riuscito tramite un suo algoritmo a simulare il funzionamento
del Mod 7 del Super Nintendo, quella modalità che permette agli sviluppatori di creare titoli che ti permettono di fare sia lo zoom degli sprite ma anche la rotazione, che dà molto più la sensazione di 3D rispetto al classico hang-on invece dove questa rotazione non è presente. Ma questo algoritmo richiedeva parecchia potenza di fuoco e il Mega Drive come ulteriore problema aveva il fatto che se tu avevi troppi sprite sulla stessa linea a video si creavano dei glitch, degli sfarfallamenti, scomparivano oggetti eccetera. E siccome un'auto sullo schermo occupava mediamente 3-4 sprite, decisero di cambiare il veicolo. Ci fu all'inizio addirittura l'idea di usare i quad, che venne però scartata per invece passare alle motociclette. A livello tecnico perché erano ancora più piccoli, quindi ancora meno sprite da utilizzare, ma anche perché Brin era un appassionato motociclista. E infatti il titolo del gioco venne proprio in mente a lui, perché si ricordava di un pensiero di quando con la sua moto andava lungo Mulholland Drive e pensò: ma guarda la miseria, se cado qui mi prenderò qualche serio road rash, che sarebbe proprio la sbucciatura che ti fai sulla pelle quando cadi sull'asfalto ad alte velocità. E il primissimo titolo di quando ancora il progetto era in fase di sviluppo fu proprio Road Rash on Mulholland Drive. Nonostante questo nuovo gioco iniziava piano piano a definirsi sempre di più, l'Electronic Arts decise di proporre un'anteprima al Consumer Electronics Show del 1990, parecchi mesi prima del lancio però, e infatti questa esposizione non andò bene perché il gioco era veramente lentissimo, aveva tutti questi algoritmi sopra, tutta roba su cui ancora dovevano lavorare e infatti non riuscì a convincere il pubblico, tant'è che rischiò addirittura la cancellazione. L'Electronic Arts stessa diede il controllo creativo dell'intero progetto ad un certo Richard Heilman, dicendogli in maniera molto professionale che questo gioco avrebbe dovuto spaccare i culi. Chi era questo Richard Heilman? Era soltanto il produttore di John Madden Football, uscito per Sega Genesis nel 1990, e quello che sarebbe diventato il gioco più venduto in Nord America della storia, quindi non era proprio uno di primo pelo. Al di là di tutti gli aggiustamenti e le migliorie tecniche che il team di sviluppo portò al titolo, si decisero di fare delle aggiunte per far sì che il gameplay fosse un po' più immersivo. Per prima cosa, ai rivali stessi, agli altri concorrenti della gara, venne data un'identità. Non era la classica motocicletta guidata dal computer che non è altro che un insieme di sprite. Aveva proprio un nome e addirittura vedremo poi nel gameplay ti darà anche qualche indicazione o sfottone in base alla situazione. Proprio come su Need for Speed introdussero gli agenti di polizia che se ti beccavano a sfrecciare potevano arrestarti e farti concludere la gara, un aspetto tecnico minore ma in realtà molto d'impatto è che poi lavorarono molto sull'animazione della caduta per richiamare un po' l'effetto Willy il coyote, cioè quando il cattivo si schianta deve fare una botta tale che devi almeno ridere, cioè devi essere contento di schiantarti perché deve far ridere questa cosa. Ultimo punto ma non per importanza, a un certo punto hanno detto: ok, cosa potrò mai fare per rendere un po' più frizzante una gara motociclistica? Una persona normale, trucchiamo le moto, ci mettiamo la polizia come hanno fatto, li facciamo correre in posti strani? No, gli diamo delle spranghe in modo che se possano menare come dannati quando si affiancano. Introdussero all'interno di un titolo di corsa un vero e proprio sistema di combattimento. E l'ispirazione è bellissima perché, ok, in parte l'avevano presa anche dalla MotoGP, perché comunque i piloti quando si toccano si danno sempre una spallata, un mezzo calcio, cioè sono mezzi pazzoidi anche loro, ma una grandissima parte di questa ispirazione gli è stata data proprio dal film d'animazione Akira, proprio perché in quel film ci sono dei passaggi dove c'erano queste gang di motociclisti, quella soprattutto di Kaneda, che andava a sfidarsi con una rivale, si portava dietro spranghe, catene eccetera, e quindi hanno avuto anche questa idea. Anche se vollero introdurre una regola: non dovevano esserci armi con dei proiettili. Dici, ok, va bene, dai, semenano, però non se fanno malissimo. È un pensiero abbastanza solidale, dai. E invece no, evitarono di mettere le pistole soltanto perché i proiettili sarebbero stati altri sprite da muovere a video e quindi mi ricreavano il problema dell'inizio che non c'ho abbastanza memoria e che mi vengono fuori i glitch. Penso che se avessero avuto la potenza questi ci avrebbero messo anche le mitragliatrici a nastro
nastro. E qui però ci fu un mezzo scontro con i vertici dell'Electronic Arts, perché non sapevano come catalogare questo gioco. Cioè, loro fino a quel momento avevano sviluppato titoli sportivi, di corsa, tutti titoletti strategici per fare vendite. Ma sto cazzo di Road Rush come lo cataloghi? Racing Fighting Game? Cioè come cazzo? E addirittura a causa di questi contenuti violenti ebbero anche un altro problema. All'interno del gioco tu puoi cambiare mano a mano moto, ma loro volevano rifarsi a modelli e a marchi reali. Ma la Honda, la Suzuki non volevano dare il loro marchio, inserire il loro nome all'interno di un gioco che più che di corsa era un mezzo picchiaduro. E quindi ecco che alcuni dei costruttori più importanti come Honda, Suzuki e Kawasaki all'interno del gioco magicamente diventano Panda, Shuriken e Kamikaze. Addirittura c'è una citazione anche per la Ducati, perché la moto più potente del gioco si chiama Diablo, che è una moto di stampo italiano. Alla fine di tutto lo sviluppo di Road Rush durò circa 21 mesi e infatti uscì nella primavera del 1991 ed ebbe subito un'ottima ricezione, un'ottima critica proprio per questa novità dei combattimenti durante la gara, che era poi un aspetto che andava a braccetto con l'utenza del Sega Mega Drive, che non era come quella della Nintendo invece con tutti arcobaleni e unicorni, che lì se si vede una goccia di sangue censuriamo tutto, poi invece Raiden su Mortal Kombat te disintegra lo scheletro. Ma ci fu anche un aspetto controproducente: questo nuovo meccanismo delle curve, degli zoom eccetera eccetera, le persone non c'erano abituate, i giocatori era la prima volta che lo vedevano e alcune persone si sentirono proprio male giocandoci, gli dava la nausea. E la cosa bellissima è che Brin era contento di questa cosa, perché disse testuali parole: finalmente sono riuscito a creare un gioco che fa vomitare le persone. Road Rush del 1991 per Sega Genesis era un gioco dove tra i 15 partecipanti dovevi arrivare almeno tra i primi 4 per considerare la gara passata. Una delle sue particolarità era che i livelli non cambiavano mano a mano che tu andavi avanti, ma erano sempre gli stessi 5 che al turno successivo diventavano più lunghi e più difficili. E il gioco era proprio ambientato in California, i circuiti erano tutte quante strade californiane riportate in digitale, tra le quali ce n'erano anche parecchie famose come la Sierra Nevada, la Napa Valley, la Pacific Coast. E tu mentre correvi, oltre a dover evitare le altre auto, gli animali che attraversano, i segnali ai lati della strada, la polizia stessa, potevi, come abbiamo già detto, dare delle belle mazzate a chi ti si avvicinava. Il sistema di combattimento era molto semplice: se mentre eri vicino a un altro pilota premevi il pulsante di attacco, gli sferravi un pugno; se oltre al pulsante di attacco premevi anche la direzione, invece partiva un calcio. E il bello è che quando era il tuo avversario ad avere una mazza, se lo colpivi al momento giusto riuscivi anche a rubargliela, a quel punto avevi una nuova arma per saraccare gli altri. Ogni pilota ha anche un indicatore di stamina che può scendere sia se subisci colpi sia se ne tiri troppi. Una volta che il tuo livello di stamina è a 0, perdi il controllo della moto e cadi. C'erano poi degli effetti grafici abbastanza simpatici, a differenza di Hang On dove porti soltanto la moto, qui vedevi anche tutto il quadrante della velocità delle marce eccetera, e addirittura anche gli specchietti laterali dove vedevi quello che succedeva dietro ai tuoi avversari, o addirittura se ti stava inseguendo la polizia, dell'auto che hai appena schivato eccetera. All'inizio del titolo il giocatore parte con $1000 che ovviamente aumentano mano a mano che tu vinci. E cosa ci fai con questi soldi? Ci puoi andare a comprare delle moto sia più potenti che anche più resistenti, perché la stessa moto ha una barra dell'energia che una volta finita, a causa di incidenti, di colpi presi eccetera, ti termina automaticamente la corsa. E il bello è che per partecipare alla gara successiva la dovevi riparare, quindi ti scalavano i soldi da tuoi fondi per sistemarla, ma addirittura potevano venire lì anche i giudici di gara che, se vedevano che non avevi abbastanza fondi per sistemarla, ti eliminavano completamente ed era game over. Come avrete capito, era un titoletto che aveva moltissime sfaccettature. Si vede proprio che gli sviluppatori avevano cercato di dare più elementi possibile, di introdurre quante più meccaniche per far sì che il giocatore non si trovasse sempre davanti allo stesso titolo ripetitivo a fare sempre la stessa cosa. La vera mancanza in questa prima versione del 1991 era il multiplayer. C'era sì la possibilità di giocare in due, ma in maniera alternata. Il giocatore 1 faceva la sua gara, passava il controller al giocatore 2 che faceva la sua. Ma questo multiplayer venne meglio introdotto su Road Rush 2, dove
dove rimaneva questa modalità del gioco a turni, ma c'era anche la possibilità di avere il doppio schermo e addirittura ce n'era una terza dove si correva testa a testa senza altri piloti, dove semplicemente dovevate massacrarvi di botte e tirare giù l'avversario. Il titolo ebbe una critica acclamata. Nel Regno Unito fu il nono titolo del Sega Genesis più venduto del 1992, mentre in America addirittura il terzo, e in futuro verrà inserito anche nella classifica dei 100 migliori giochi di sempre del Sega Mega Drive. E addirittura andarono bene anche tutti i vari porting. La versione per Amiga divenne il quarto gioco più venduto di quella piattaforma nel Regno Unito, per quanto lì c'era meno potenza, quindi non ti dava l'effetto di velocità che invece trovavi all'interno del Genesis. E andarono benissimo anche le versioni per Sega Master System, nonostante fossero a 8 bit, e anche per Game Gear. Fu uno dei titoli più venduti di sempre per la portatile di casa Sega. Appena un anno dopo dal suo debutto e cavalcando l'onda del suo successo, uscì Road Rush 2 sempre per Sega Genesis, un gioco che non sembrava tanto un titolo successivo quanto un aggiornamento del primo Road Rush, perché si andavano a risolvere tante piccole cose e c'erano anche diverse aggiunte, come la storia del multiplayer che abbiamo detto poco fa. Questa volta i tracciati non erano quelli soltanto all'interno della California, ma erano in ambito internazionale, quindi c'era un po' di tutto. Rimaneva il sistema di combattimento, che però era stato arricchito sia di nuove armi, perché iniziavano ad arrivare anche i catenacci, io quasi mi aspettavo le mazze ferrate, ma era anche diversa l'iterazione stessa, perché il danno che facevi al tuo avversario variava in base al tipo di colpo che piazzavi. E come ulteriore aggiunta adesso le moto avevano la possibilità di attivare il NOS, ma quella che viene considerata come la miglior versione di Road Rush esistente è proprio quella per 3DO. La 3DO, ce lo ricordiamo, è una compagnia dove c'è una nostra vecchia conoscenza, il caro vecchio Trip Hawkins, che era quell'imprenditore pazzoide, tra parentesi cofondatore dell'Electronic Arts, che non gliela faceva sta buono, c'aveva la DHD, non lo so, comunque si buttava in milioni di progetti prima ancora di finire quelli che aveva già iniziato. E avendo quindi creato questa nuova ditta, questa console, la sfidante della PlayStation 1, il 3DO, che poi, come abbiamo detto nella sua storia, non aveva nemmeno un marchio fisso, lui produceva l'hardware standard e poi lo dava ai vari produttori. Infatti c'è il Panasonic FZ1 che è un 3DO, ma c'è anche quello della Goldstar che esteticamente è diverso ma dentro la stessa cosa, e anche di altri marchi. L'Electronic Arts, avendo questo tizio come cofondatore, dava una mano alla 3DO dandogli alcune esclusive che invece non avrebbe messo su PlayStation 1. Questa console, a differenza del Mega Drive, era in grado anche di iniziare a riprodurre il 3D, per quanto il 3DO avesse delle limitazioni tecniche che poi non gli permetteranno di arrivare ai livelli della PlayStation, comunque ci si poteva fare un 3D, ma avevi anche più memoria, più RAM, quindi sprite più grandi, eccetera. E il primissimo cambiamento infatti fu proprio che passarono dal disegnare gli sprite dei piloti per un gioco in 2.5D e non in 3D, a fare proprio come fecero su Mortal Kombat, cioè con la tecnica di digitalizzazione degli sprite, ovvero facevano le foto a ogni singolo movimento di attori che mettevano sulle moto e creavano l'immagine digitale per avere un risultato quanto più realistico possibile. E per digitalizzare gli sprite usarono sia dei componenti del team proprio Electronic Arts che dei motociclisti locali, tant'è che la Yamaha FZR 1000, che si vede anche sulla copertina di Road Rush 2, quella era proprio la moto di Brin. Un altro aspetto dove puntarono molto è sulla colonna sonora. Io purtroppo qui su YouTube non riesco a riprodurvi l'audio, ma in realtà chiamarono proprio i Soundgarden, i quali furono ben contenti di concedere i loro brani da inserire all'interno del gioco, tant'è che sia sull'introduzione ma soprattutto sul finale c'è un intero full motion video con la cover dei Soundgarden e sopra gli spezzoni di Road Rush. Il titolo per 3DO venne presentato di nuovo al Consumer Electronics Show del 1994 e al di là delle grandissime migliorie grafiche che c'erano state rispetto ai titoli per Mega Drive, bene o male il
il gameplay era sempre lo stesso. Questa volta, mano a mano che andavi avanti nel gioco, diventava sempre più indispensabile comprare nuove moto più veloci e più resistenti, altrimenti non saresti riuscito poi ad arrivare alla fine. Gli avversari stessi diventano più cattivi mano a mano che procedi con il livello, ci sono più auto, quindi la difficoltà in generale aumenta un pochino di più rispetto al titolo originale. E furono aggiunte due diverse modalità. La campagna principale, la Big Game Mod, che praticamente è quella che vi ho spiegato io adesso, e la Trash Mod, dove semplicemente puoi selezionarti la gara che vuoi, al livello che vuoi, e giocartela tranquillamente in una modalità un po' più arcade. Ma uno degli aspetti veramente innovativo rispetto alla versione precedente era la caratterizzazione dei personaggi. Questa volta c'era un roster ben definito e ogni singolo personaggio aveva anche le sue statistiche. Quindi c'erano magari quelli più veloci che però colpivano più piano, c'erano quelli più pesanti che praticamente non avevano ripresa, ma se te davano un cazzotto te levavano quasi tutta l'energia. Ma più che altro vogliamo parlare di come erano fatti questi personaggi? C'era gente come Milwaukee John o Teflon Mike che ti dicono palesemente che è un decelebrato mentale, oppure Slim Jim, il clown della classe, ma è stato votato come molto probabilmente morirà giovani. E il bello è che dici, ok, c'erano anche protagonisti femminili, quelle saranno un po' più normali? Sì, beccate questa. Rhonda the Rush, una psicotica con la rabbia. Ma poi adesso dobbiamo parlare di uno degli aspetti che in realtà è tra i più esilaranti del gioco, ma è anche... Mi scusi lei, dovrei lavorare, mi leva le chiappe dalla faccia e sto scopetto maledetto. Ma in realtà anche uno di quelli per cui il 3DO alla fine fallì, cioè l'abuso dei full motion video, tutti quei cavolo di intermezzi di filmati che andavano tanto di moda negli anni 90 e che in qualche titolo componevano anche il 90% del gioco stesso, cioè tu premevi semplicemente un tasto per avviare un full motion oppure un altro. E all'interno di Road Rush ce n'erano ben 25 minuti di full motion video. Però c'è da dire che erano organizzati bene. Al di là di quello per l'introduzione, c'erano poi tutte le varie animazioni per quando perdevi perché eri caduto per strada e magari la moto si era rotta del tutto. Oppure, non so se in questo periodo dovrei dirlo io, però quando ti becca la pula. E a vedere oggi tutti gli scandali che ci sono con i vari poliziotti americani, come vanno fermando la gente, questi negli anni 80 non sapevano a cosa sarebbero andati incontro, perché non so se l'hanno visti. Arrivano a far roba un pelino dubbia moralmente, secondo me. Ma poi c'erano invece tutte le animazioni legate alla vittoria di una gara oppure alla perdita. Quando perdi ti trattano come una merda. C'è una roba che ti fa pena. Vedi sto povero Cristo che va soltanto a cercare una birra e non solo te la versano sopra, ma te ce danno anche le botte sul casco, per carità di Dio, però. Oppure ti rubano i pezzi della moto, ti mettono le rotelle per far capire a tutti quanti che sei una pippa. Ma il bello è se vai a cercarti una donna dopo che hai perso. Quella si trasforma in un karateka che il ragazzo al kimono d'oro scansa te proprio, e non solo, dopo che ti ha steso infierisce pure. E voi, se ci fate caso su questa scena, lei ti dà solo un calcio, ma la rimandano in loop più volte per farti capire che deve menatte fatte proprio male, perché un calcio non è sufficiente. Sì, come vedete adesso è arrivato l'altro palloso. Ma invece quando vinci si nota benissimo che lo fai per puro spirito di competizione, per la gloria più o meno. La versione per 3DO di Road Rush ebbe un successo ancora maggiore rispetto a quello dei suoi predecessori. Fu apprezzatissimo il fatto che passarono alla digitalizzazione degli sprite, ma soprattutto anche della colonna sonora, che era una delle prime volte che veniva inserita un'intera band all'interno di un titolo. E infatti, ok che il catalogo del 3DO non è poi così grande, però fu uno dei titoli più venduti di quella piattaforma. Visto il successo di questa serie, ce ne furono anche parecchie conversioni anche per altri sistemi. Una, purtroppo, tra quelle più criticate era proprio per il Sega CD, che veniva sia acclamata soprattutto per la colonna sonora, ma che in realtà a livello tecnico perdeva moltissimo rispetto a quella per 3DO, anche perché banalmente non avevi la stessa risoluzione proprio per la parte dei full motion video. Un'altra versione abbastanza criticata fu proprio Road Rush 3, quella che venne sviluppata in parallelo
parallelo con Road Rush per 3DO, che invece continuò ad uscire per Sega Mega Drive. Non tanto in sé per il gioco, ma perché ormai le persone avevano visto le potenzialità grafiche di Road Rush all'interno del 3DO, quindi far uscire contemporaneamente lo stesso gioco per una generazione precedente di console è normale che agli occhi della critica sarebbe sicuramente stata penalizzata. Alla fine ne venne rilasciata anche una versione per PlayStation 1 chiamato Road Rush 3D, dove appunto cambiava il fatto che non c'era più il 2.5D, ma i componenti all'interno del gioco erano totalmente in grafica tridimensionale, e questo causò non pochi problemi. Infatti il gioco uscì molto in ritardo rispetto alla versione per 3DO per via del rilevamento delle collisioni. Con la grafica 2D era molto più semplice, invece con quella 3D dovevi cambiare un po' tutto quanto. Adesso non posso starvelo a spiegare qui. Il tempo e le risorse richieste per adattare questo titolo a questa nuova tecnologia portò a dei ritardi assurdi, e alla fine ovviamente il gioco stesso ne risentì, perché comunque era sempre la stessa pasta ma ormai riproposta per anni e anni. Ne fecero anche una versione per Sega Saturn che però in realtà era abbastanza simile a quella per 3DO, quindi non ricevette chissà quali critiche positive, ma la versione tecnicamente migliore in 3D fu quella per Nintendo 64, dove grazie alla potenza della console di casa Nintendo riuscirono a creare un ambiente molto fluido, molto veloce eccetera, però cambiava un po' tutta la grafica e risulta quasi essere un altro titolo, perde un po' quell'aspetto più grezzo, più cattivo del titolo originale. Uscì anche un altro titolo per PlayStation 1 chiamato Road Rush Jailbreak, ma non riuscì anche lui ad ottenere buoni risultati. Alla fine il pinnacolo, il periodo migliore di questa serie ci fu proprio con l'uscita per 3DO. L'Electronic Arts tentò di riutilizzare le meccaniche che aveva introdotto all'interno di questo titolo, che erano tanto piaciute, anche in altri ambiti, tant'è che fece proprio uscire Skitchin, che era lo stesso identico titolo spiccicato, impronunciabile, ma dove i protagonisti, anziché essere i motociclisti, erano gli skater, ma non quelli che andavano con lo skate, cioè quelli che andavano con i pattini, che era una delle mode americane degli anni 90 da quando erano usciti quelli in linea, ma che si rivelò un mezzo flop totale, comunque non riuscì a convincere il pubblico. Purtroppo i creatori di Road Rush ormai non lavorano più all'Electronic Arts, alcuni addirittura ormai producono giochi per iPhone, però in realtà rimane sempre un po' l'amaro in bocca di questa serie rimasta a metà, se vogliamo. Perché per diversi titoli, tutte le innovazioni che avevano messo qua dentro, tutte le idee anche abbastanza geniali se vogliamo, erano riusciti ad introdurre all'interno di un titolo arcade tante piccole sfaccettature, la stamina, l'energia della moto, la polizia, i soldi che se ti si rompe la moto devi avere se no hai perso, tutti piccoli tasselli che se messi insieme riuscivano a portarti in casa un titolo che era sì un arcade ma molto orientato anche alla logica di quelli per home console. Ed è per questo che un po' mi dispiace che ormai abbiano abbandonato questo franchise. Ok, ai giorni d'oggi dici Road Rush chi vuoi che ci giocherà mai? Nel 2009 tentarono di fare anche l'applicazione mobile che non andò bene, quindi capisco che forse dici ci abbiamo provato 1000 volte, abbiamo visto che ormai non è più un genere che può interessare ai videogiocatori di oggi, è inutile portarlo avanti. Però secondo me se qualche pazzoide deciderà mai di riprenderlo ci si può tirar fuori qualcosa di simpatico. Da parte mia ragazzi io vi consiglio assolutamente di giocarlo, purtroppo se ce la fate dovete cercare di reperire questa versione qui, altrimenti quella per Mega Drive, anche solo la prima, se volete proprio avere un'esperienza completa prendete la seconda, sono degli ottimi titoli e giocateci con gli amici perché è veramente una figata scannarsi a questo titoletto. Bene ragazzuoli, per questo video è tutto, anche stavolta ho parlato non si sa quanto tempo, doveva essere un video veloce, mannaggia a me, e ci vediamo alla prossima! Oh, che è successo?